Beh, adesso sto bene, ringrazio questo reparto che è stato eccezionale fin dal primo momento, quindi devo dire veramente non potevo andare in un reparto migliore. Da com'ero sto bene, ho qualche problema un po' la mano, è la parte credo più danneggiata, il resto insomma dovrebbe nel tempo sistemarsi tutto. La mano sarà una cosa un po' più lunga, ma mi ritengo molto fortunato, molto fortunato. Allora, la mano, quando ho sentito la frana che mi ha travolto, la prima cosa che ho fatto è stato indurire i muscoli, perché sentivo, infatti questa gamba che è quella più gonfia, sentivo tirare, avevo paura che mi spezzasse gli arti, quindi ho indurito la muscolatura. A un certo punto, perché all'inizio non capivo niente, avevo l'unico mio terrore che qualche arto si spezzasse. Quando ho sentito che la frana stava rallentando, ho avuto l'istinto quasi di nuotare fuori dalla neve, però le gambe erano bloccate e questa spalla, che in un'altra parte è danneggiata, era bloccata dallo zaino. L'unica che aveva un po' di movimento era questo braccio. Quando mi sono fermato, la prima cosa che ho fatto è stato di buttare fuori il braccio, perché ero pieno di neve, e ho sentito che ho sfondato la neve. In quel momento lì ho cominciato la neve non era durissima, a fare un arco con il braccio e mi sono creato come un imbuto, anche se il braccio non riuscivo a fare tanto perché l'altra cinghia dello zaino mi bloccava, quindi il movimento non era così, ma era un po', ma io ero totalmente sotto. L'unica cosa che muovevo, questo era il movimento che io potevo fare sotto la valanga. Io mi ricordo tutto, non è facile da spiegare e forse non sono ancora pronto a spiegarlo. L'unica cosa che quando ho capito che comunque ero bloccato, ho detto ok, ho avuto intanto respiro, quindi lì, perché comunque io ero totalmente sotto il braccio, non è che non usciva il braccio dalla neve, perché la neve mi cadeva addosso e mentre mi cadeva addosso io la compattevo e me la levavo, il braccio era un pelino sotto il manto e mentre la neve cadeva me la spostavo e la compattevo. Ho cercato di mantenere una lucidità incredibile, sempre cosciente, perché sapevo che se sbagliavo era finita. E una volta che il varco che ho aperto l'avevo compattato, ho cominciato a chiamare aiuto, però niente da fare. Il tempo passava e nel frattempo cercavo, perché qua avevo l'orologio, lo swatch, di liberare questa mano che era totalmente immersa dalla neve, il braccio io ero qua bloccato, le gambe bloccate, io ero coricato e questo braccio bloccato dalla cinghia. Riuscivo solo appena arrivare a tenere il buco aperto e a un certo punto col guanto non riuscivo più a lavorare, mi sono morso le dita e ho sentito che oramai ho tolto il guanto e ho cercato di scavare per levare, ma la valanga avanzava e lo zaino vedevo che mi veniva contro e mi tirava e a quel punto avevo paura che se sforzavo di andare a rovinare tutto quello che mi ero creato, quindi a quel punto lì speravo che l'orologio fosse fuori, ma Siri purtroppo non rispondeva. E da quel momento lì in poi, quando ho visto che ha fatto buio,
Ho detto ok, tanto freddo, tanto freddo. L'unico mio pensiero era quello di rimanere vivo e ho detto finché il mio corpo riuscirà a rimanere vivo io ci provo. Non nego, guardo molti film di alpinisti e mi è stato molto utile vedere che chi si addormentava moriva. Nei film almeno facevano vedere che chi rimaneva vivo, magari in maniera rovinata, si salvava e quindi ho cercato di non dormire mai. Durante la notte ho dovuto concentrarmi per non dormire mai e facevo tutta una microginnastica sistematica. Quindi tutto quello che potevo muovere, prima muovevo la spalla in maniera veloce, anche se il cuore andava, perché non so, con il freddo comunque il cuore andava veloce da solo. Nel frattempo cercavo di respirare sotto in maniera che la neve e sentire il calore del mio respiro, non buttavo diciamo il respiro, ogni movimento era concentrato per salvarmi la vita, ogni movimento. E è servito perché alla fine respirando così questo braccio l'ho sfilato dallo zaino, perché il problema era che non arrivavo più ad allargare il buco perché la valanga me lo stava chiudendo. E ha funzionato anche lì e allora poi a mani nude, ma ormai non sentivo più niente, piano, continuavo a tenere il buco aperto, anche se avevo lo zaino che era la valanga che avanzava, tirandomi qua la spalla, che infatti è una parte che purtroppo mi fa molto male, però le mani hanno fatto il loro dovere. E poi la notte è stata tremenda perché ho detto, avevo paura, cioè non pensavo che il mio fisico, non pensavo, però ho detto io fino alla fine non dormo. Quando è arrivata l'alba ho detto devono arrivare, ormai devono arrivare, però non arrivavano. E io continuavo a fare sempre i miei esercizi sistematici con la testa, pensare poco alla famiglia perché sennò. In quel caso lì, se devo dare un consiglio, uno deve essere concentrato solo lì, perché se pensi alla famiglia, a quello che hai fatto, vai giù. Quindi cercavo di eliminare quel pensiero lì e concentrato che arrivano, ancora un po' arrivano e sono arrivati. E questo... Un minuto. E la forza ti arriva solo da lì, perché capisci che dici non vuoi morire. E ho detto no, anche perché non so, c'erano stati dei segnali, ho detto mi ha dato la possibilità di farmi un buco. Alla notte avevo il buco che inquadrava il carro. Cioè io durante la notte avevo il carro, le stelle meravigliose davanti, anche se cercavo di coprire in maniera che il mio respiro non ne uscisse dal buco per tenere tutto il calore all'interno. È una cosa che questa non la so spiegare, però sicuramente gli esperti, durante la notte, nel modo in cui io respiravo, la neve si è come staccata da me. Cioè non avevo più la neve non riuscivo comunque a muovermi. Qualche piccolo movimento, e questo è stato molto utile perché ho cominciato a fare sempre microginnastica, cioè questo lo muovevo velocemente, la testa la battevo, cioè tenevo sempre il fisico comunque in andamento, sempre per 20 ore. E la neve si è staccata, si è fatta, dal mio corpo la neve si è formata, adesso non lo so con precisione, però da coricato mi vedevo l'inizio dei piedi, quindi il calore dal corpo aveva compattato la neve verso l'alto e forse anche lì, anche se io di freddo ne ho sentito tanto,
però forse quello ha fatto sì che si sentisse anche meno freddo. Forse la parte più dura è stata la notte, l'inizio, perché pensavo di non farcela nei primi minuti, è stata bruttissima, e la notte perché avevo paura, il fisico me lo sentivo che insomma sono allenato, faccio sport, avevo paura del cuore, perché comunque i battiti, ho detto quanto può tenere un cuore, cioè ormai dentro di me, dicevo, sono già 10 ore che va, adesso non lo so, ma secondo me ai 150-160 battiti c'ero. Non so se è giusto o sbagliato, ma dalla mia impressione forse anche di più. Era quella la mia paura, quanto potesse tenere il mio cuore. Avevo la mia paura più grande perché fisicamente avevo capito che potevo farcela a tenere duro non più di tanto. Infatti quando li ho sentiti, l'unica cosa che mi ricordo è che li ho visti e mi sono rilassato. E mi dispiace perché i ragazzi poi li andrò a trovare, non mi ricordo le loro facce, non mi ricordo l'elicottero, mi ricordo solo che mi sono svegliato qua con un caldo addosso incredibile e basta. Cioè io mi ricordo che quel rumore lì, non lo dimentico, il rumore dell'elicottero non lo dimenticherò mai per tutta la mia vita. Mi sono rilassato, ho detto ok, sono vivo, mi hanno trovato, adesso posso lasciarmi andare. E mi sono lasciato andare perché loro dicono che gli ho risposto, non me lo ricordo, e che comunque il mio cuore avevano paura, perché di solito dicono che uno può avere un arresto, ma insomma si vede che si era allenato tanto durante la notte. Però concentrazione continua, mai ceduto un secondo, mai. Allora io lo sci alpinismo ho cominciato quest'anno, faccio trekking, ferrate, insomma, amo la montagna, amo questi posti, penso di sì. Adesso fare ancora sci alpinismo, se ti dico sì mi uccidono a casa, quindi Italia questa. Mi hai fatto una domanda, forse non dovevo neanche rispondere. Se la sentono a casa sono morto. No, non vado più. Quando mi capiterà ancora di vedere il Gran Carro sicuramente penserò a quel momento lì, e anche solo guardare le stelle, perché la mia notte è stato un guardare continuo le stelle e cercare di tenere aperto questo buco che avevo il terrore che la valanga lo chiudesse, però quando guarderò le stelle sicuramente quel momento penso che non lo dimenticherò mai. Allora, no, non sono un credente. Ho pregato mia mamma.